Quando ero piccolo, mio nonno mi regalò un modellino in legno, un rimorchiatore. Lo aveva fatto lui ed io ne ero estasiato, perché era grande e ai miei occhi da bambino lo era ancora di più. Oggi, da adulto, quel rimorchiatore lo apprezzo davvero moltissimo, perché ne capisco la qualità di progettazione, costruzione, la tecnologia che c'è dietro, la stessa che ritrovo quotidianamente nei cantieri più grandi del mondo e nella loro incredibile capacità artigianale e manifatturiera. Crescendo quindi ho imparato che i modellini non sono solo dei giochi come credevo da piccolo, ma piuttosto sono delle vere e proprie opere d'arte. Oggi quindi vi porto alla scoperta di una delle aziende più importanti di questo settore, Model Maker Group, per scoprire il meraviglioso mondo che sta dietro a queste piccoli, grandi barche. Che il viaggio abbia inizio. Questo è The Boat Show. Nasce tutto in un garage. Questo è l'inizio di molte storie di successo. Ed anche per quella che vi racconterò oggi, dobbiamo proprio cominciare da lì. Quando Giuseppe Capobianco, un ragazzo di Gaeta appena quindicenne, comincia a costruire i suoi primi modellini, galeoni e barche, proprio nel garage di casa sua, per poi venderli e guadagnare i suoi primi soldini. Gli anni passano e quel ragazzo diventa sempre più bravo. Gli affari cominciano ad andare sempre meglio grazie al sostegno ingegneristico e gestionale di Elisabetta Fantasia, sua moglie. Fino a pochi anni prima, i modellini delle barche o navi erano solo degli insieme di volumi. Con l'evolversi della precisione di costruzione, la raffinatezza delle tecniche e delle finiture, quegli oggetti suscitavano a chiunque li guardasse quella suggestione tanto importante nel mercato quanto nella vita: l'emozione. L'artigianalità che Giuseppe aveva appreso da ragazzo, dai maestri d'ascia dai quali veniva mandato dal papà in estate, rimane fino ad oggi la base di tutto lo sviluppo tecnologico di questa splendida azienda. Dal primo modellino fatto completamente a mano ad oggi le cose sono cambiate e di molto, perché Giuseppe ed Elisabetta sono venuti ad Itri, dove hanno ampliato Model Maker Group in 2 capannoni, nei quali, grazie alla loro forte sinergia, danno vita a dei veri e propri gioielli. E quindi lo abbiamo capito. Queste sono delle vere e proprie piccole grandi barche e, come per loro, il tutto parte dal progetto. All'ufficio tecnico arrivano tutte le matematiche delle barche da realizzare e tutti i dettagli che si vogliono rappresentare nel modello. Si crea un esploso di tutti i blocchi per le varie aree di produzione, la fresatura, la stampa 3D e la preparazione degli arredi e poi ancora la base, la teca e l'imballaggio. Si prepara la distinta con le specifiche necessità e si avvia la commessa che lancia ufficialmente il modello in produzione. Come primo step va fresato lo scafo e la coperta, con una fresa a 5 assi, che inizialmente va a sgrossare un blocco di ureol, che è una resina poliuretanica espansa, a densità variabile a seconda delle necessità di forma del pezzo da lavorare. In un secondo momento poi si passa alla fresatura più di fino, che ne definisce le linee e le forme. La media delle dimensioni dei modellini creati da Model Maker Group è di 1 metro e i tempi di lavorazione solo per questa fase è di 10-12 ore. Nello stesso momento, in stampa 3D, vengono realizzati tutti gli accessori ausiliari come antenne satellitari, roll bar e sovrastrutture, i componenti d'arredo e le piscine. Questo processo viene sviluppato utilizzando 2 tecniche differenti. Nella prima, la polimerizzazione della resina liquida avviene tramite la catalizzazione indotta da una luce laser UV. E una volta finito, i pezzi realizzati vanno puliti e messi in forno per completare il processo di polimerizzazione.
Nel secondo caso la stampa avviene sempre per mezzo di una resina liquida, ma questa volta pigmentata, dalla quale si possono creare pezzi in parte trasparenti ed in parte colorati, aprendo una possibilità infinita a combinazioni tra tonalità e forma. Questo è un pezzo unico. Intanto gli scafi sono usciti dalla fresatura, sono stati carteggiati rigorosamente a mano e adesso sono pronti per la fase di verniciatura. Questo è un momento importantissimo perché diversi cantieri lo utilizzano come test interno del piano colore, piuttosto che un'approvazione finale del cliente. Insomma, è più facile riverniciare un modello piuttosto che uno scafo intero. La commessa è stata elaborata e per questo modello servono bitte, eliche, vericelli di tonneggio, oltre che tutti i complementi d'arredo, comprese le piante. Tutti pezzi che in un cantiere normale verrebbero ordinati a fornitori, mentre invece qua vengono prodotti tutti internamente. Già, perché altrimenti dove li trovereste un bicchiere e una bottiglia di champagne così? Beh, alla salute! Ah, non lo vedete? Scusate, è piccolissimo! Mentre le parti stampate vengono stoccate, pronte per l'allestimento, quelle metalliche vengono lavorate per arrivare al colore, texture ed effetto che serve tramite sofisticati processi di burattatura, sabbiatura e trattamenti galvanici. Su yacht di questi livelli la scelta dei materiali è fondamentale e lo è altrettanto riuscire a riprodurre la stessa percezione che si ha a bordo anche nel modello. Il marmo, i legni, i metalli preziosi come l'oro e gli acciai più pregiati è il risultato di una ricerca maniacale di perfezione del prodotto che Model Maker Group porta avanti da più di 20 anni. I pezzi sono pronti e in assemblaggio, mani certosine, compongono con una precisione assoluta quello che alla fine prende forma come per magia. I volumi si caratterizzano, le linee si uniscono e all'interno il modello sembra prendere finalmente vita. L'intero processo può durare anche diversi mesi. È già perché se fino adesso può sembrare un lavoro apparentemente semplice, in realtà tutta la parte di elettronica, automazione e movimentazione può andare a complicare esponenzialmente l'intero progetto. È già perché per Model Maker Group in realtà tutto è possibile, basta poterlo pensare. Sì, vabbè, ma poi realizzarlo è un altro paio di maniche. Anche perché bisogna pensare che questi modellini, persino i più grandi, dovranno fare il giro del mondo e quindi dovranno essere smontati, spediti e rimontati senza mai potersi permettere di guastarsi o non funzionare. È già perché parte di questi modelli sono proprio usati dai cantieri per mostrare ai propri clienti la maestosità delle loro imbarcazioni. Sono modelli di rappresentanza che possono diventare regali proprio per gli armatori stessi. Il modellino lo abbiamo capito. Prima di tutto è un'opera d'arte e l'arte è emozione. Ed è questo lo scopo più romantico che si può attribuire a questo oggetto, perché come una splendida foto di famiglia sulla scrivania, il modellino accompagna il suo armatore nella memoria delle imbarcazioni della sua vita, in ogni dove e soprattutto per sempre.